Come collaborare in team senza rompere tutto? Ciao, sono Ludovico Badini, responsabile del sviluppo sistemi complessi in Ipses e oggi vedremo come utilizzare i sistemi di versionamento utilizzati dalla maggior parte degli sviluppatori di software per tracciare le modifiche anche con la piattaforma NI, in particolare con Testnet. È di uso comune, molti di voi, i sviluppatori più esperti lo sapranno, l'utilizzo del sistema di versionamento Git. Il sistema di versionamento Git è un sistema di versionamento di facilissimo utilizzo e ampiamente utilizzato nel mondo dello sviluppo software. Anche in Testend è possibile configurarlo e integrarlo direttamente e poter tracciare le modifiche senza perdere modifiche fatte da altri o da noi stessi e poter ritrovarle in futuro senza avere particolari difficoltà. Vi mostro brevemente come poterlo installare in maniera semplice e immediata all'interno di un sistema operativo Windows scaricando questi due pacchetti. Il primo si trova sul sito ufficiale Git. Basta cliccare su Install for Windows e scaricare il pacchetto. Io ovviamente seleziono quello a 64 bit, che è quello di uso più comune. Git è un programma a linea di comando, per cui è stato fornito anche di diversi front-end grafici. Quello più semplice da utilizzare è Tortoise Git. Lo vedete nella pagina accanto. Anche in questo caso seleziono Tortoise Git a 64 bit per Windows. L'installazione standard è assolutamente sufficiente, quindi è possibile cliccare avanti senza configurare particolari opzioni, sia per Git sia per il suo front-end Tortoise Git. Al termine dell'installazione è consigliabile riavviare la macchina. Questo perché Git sarà completamente integrato all'interno del sistema operativo. Premendo Shift e clic destro sul desktop vedrete un menu leggermente modificato che vediamo inquadrato all'interno della schermata. Vedete tre scritte: Git clone, Git create repository here e Tortoise Git. Seleziono il menu Tortoise Git ed entro nella sezione settings. È qui che andrò a configurare Git per essere pienamente integrato con Testend. Mi reco nella sezione Diff Viewer, clicco su Advanced e vado ad aggiungere, cliccando sul tasto Add, un'estensione, un tipo di file. Il tipo di file sarà di tipo .sec, che sono i file di sequenza gestiti da Testend. Come vedete, al termine dell'inserimento andrò a selezionare un programma integrato, un eseguibile integrato all'interno della suite Testend, che è il Diff Viewer. Qui vediamo l'indicazione su dove trovare il Diff Viewer. Vi lascio in descrizione la stringa esatta, così che possiate inserirlo in maniera praticamente automatica. Vi spiego brevemente questa macro, in cui ovviamente il Diff Viewer dovrà caricare automaticamente due file. Il file che si sta editando è il file precedentemente salvato all'interno del repository Git. Premo OK e Git è automaticamente configurato. Ora vediamo come possiamo utilizzarlo per modificare una semplice sequenza. All'interno di questa cartella Example Sequences ho predisposto una semplice sequenza di test e andrò a metterla sotto controllo di versione. Come al solito clicco Shift, clic destro e mi compare il classico menu contestuale di Windows in cui adesso è presente la Git Create Repository Here. È chiaro che con il sistema Git ci si può andare anche a interfacciare con i classici tool di versionamento, quindi GitHub, GitLab, Git o quello che preferiamo. Al momento lavoriamo solo in locale, quindi le modifiche verranno tracciate in locale. Clicco su Git Create Repository Here e premo OK. Come vedete io ho messo in evidenza anche i file nascosti di Windows, quindi il punto .git è leggermente trasparente ed è comparso un piccolo punto di domanda su simpletestsequence.sec. Vuol dire che il file non è ancora ufficialmente versionato, ma è versionabile. Per dire a Git che questo file è versionato, faccio come si farebbe in qualsiasi
sistema di versionamento. Quindi clicco destro, clicco su Git Commit, seleziono cliccando su questa checkbox il file da versionare e lo descrivo. Aggiunto semplice file di sequenza. E premo su Commit. Come vedete è comparsa una spunta verde, vuol dire che il file di sequenza è stato salvato e committato. Ora lo apro in testend. In testend ho questo file di sequenza, simple.sequence.sec, dove ho rappresentato una semplice sequenza di test che può essere esemplificativa di quello che viene fatto all'interno di un banco. Quindi la connessione dei canali, l'accensione del power supply, la connessione dell'UT e alcune misure. Supponiamo adesso di fare una modifica a questa sequenza. Cambio per esempio il nome di questo step, che è Measure Voltage on Connector J2 pin 3. E aggiungo per esempio una descrizione, aggiungo un nome un po' più lungo, scrivo pin 3.2 per esempio. Quindi il nome dello step mi risulterebbe cambiato. Premo Save e torno nella mia cartella di lavoro. Come posso vedere, nella cartella di lavoro è comparsa un'icona con un punto esclamativo, rossa con un punto esclamativo, che rappresenta il fatto che il file di sequenza è stato modificato. Per andare a verificare le mie modifiche, clicco destro sul file, seleziono Tortoise Git e clicco su diff. In automatico, cliccando su diff, verrà invocato il file differ di testend e permetterà in automatico di comparare le due sequenze. Clicco su diff e vediamo il risultato. Diamo qualche secondo a testend per aprire il diff viewer. Ecco, adesso è correttamente caricato. Lui sta calcolando le differenze e vedete che posso navigare differenze. Ovviamente qui ho fatto una modifica molto semplice e minimale, ma immaginiamo una sequenza con migliaia di step e migliaia di variabili. Andare a cercare quel lago nel pagliaio sarebbe difficilissimo senza un tool di questo genere. Ed eccolo qua, mi fa vedere esattamente che cosa ho modificato nella sequenza di lavoro attuale, quella che sta sulla sinistra, e in quella che ho precedentemente, come abbiamo detto, committato. E quindi in particolare il nome dello step, che adesso è stato modificato da pin 3 a pin 3.2. Se voglio poi salvare le sequenze modificate, clicco adesso sul file all'interno della cartella, clicco su Git Commit e aggiungo tramite il mio commento una traccia alle modifiche che ho effettuato. Modificato nome dello step all'interno della main sequence. E commit. Ecco, sarà poi possibile andare a recuperare le vecchie versioni semplicemente cliccando su destro sul file, selezionando Tortoise Git e andando a esplorare il tracciamento delle versioni cliccando su Show Log. Clicco su Show Log, ho sostanzialmente l'evidenza di tutte le versioni del file, adesso ne ho due, la prima e la seconda, e quindi posso recuperare il mio file alla versione, alla revisione, si dice, che preferisco. Come? Banalmente, essendo in un sistema Windows, potrei fare questa operazione tramite un trascinamento e rilascio su desktop. Vi faccio esempio giusto per esemplificarlo. Se dovessi aprire questo file che ho appena trascinato e rilasciato su desktop con testend, vedrei, faccio doppio clic per aprirlo, la sequenza alla versione precedente. Vedete che il nome dello step è ancora pin 3. Questo è un modo semplice per tracciare
i nostri file di sequenza con Git. Grazie e alla prossima pillola.